Ciao amici gatti e amiche gatte, un breve video di aggiornamento sul calendario di Micio Gatto 2021. Come sapete, come ogni anno, io di Micio Gatto ho realizzato un calendario e quest'anno il ricavato va a favore delle gattare che conosco che ogni anno si occupano dei gattini abbandonati, quindi dintorni di Vicenza. Quindi ho deciso di dare loro una mano con le spese perché veramente i gattini che salvano e a cui trovano famiglia sono veramente tanti. Quindi ho deciso nel mio piccolo di fare questa raccolta con il ricavato del calendario e appunto ho approfittato delle feste natalizie per portare loro il risultato della raccolta. Ringrazio tutti voi che avete acquistato il calendario perché è solo merito vostro se sono riuscita a raccogliere questi soldini per le volontarie e sono molto contenta di dare il mio contributo anche quest'anno. Eccoci qua, ciao amici gatti e amiche gatte, siamo a casa della mia vicina Miriam che è volontaria EMPA e ogni anno appunto si occupa di accudire, salvare e trovare adozione per tanti micetti abbandonati. Volevo intanto consegnarti il ricavato dei calendari di Micio Gatto che grazie a tante persone che hanno acquistato il calendario siamo riusciti a raccogliere un po' di soldini e quindi ti consegno la busta per iniziare bene il 2021. E in più una copia del calendario, che così ce l'hai anche tu con tutti i micetti della community di Micio Gatto. Cari. Sì, è molto carino, è piaciuto tanto con tutti i micetti. Dopo lo guardo bene, che bello. Ottimo. E niente, sono molto contenta di poter fare questa donazione. Volevo appunto chiederti come funziona il volontariato per l'EMPA e quanti micetti in generale vengono aiutati e perché c'è tanto bisogno di fare donazioni e di dare un contributo. Beh, i micetti sono tutti micetti randaggi che vengono raccolti in base alle situazioni. Quest'anno come adozioni siamo arrivati a 580 nonostante il Covid. Vero. Abbiamo fatto il conto ieri e i gatti sono tutti a casa delle varie volontarie. C'è chi ne ospita di più, chi ne ospita di meno, da me più o meno ne passano una ventina, 30, dipende. E niente, si dà il primo soccorso, dopo in base a come stanno e poi appena si sono stabilizzati e sfoggiati, sverminati e quant'altro, si cerca loro di dare una casetta in modo che vadano insomma in una famiglia. Esatto. E ha influito questo discorso del Covid quest'anno sulle adozioni? Le adozioni sono state un po' più difficili perché non facendo più i banchetti, o meglio molto meno a tempi scaglionati come abbiamo un po' più avuto di difficoltà, però grazie comunque al sito che è dell'EMPA siamo riusciti comunque a farli adottare e dopo non era più un banchetto, cioè non si andava più al banchetto ma l'interessato andava direttamente a casa della volontaria dove aveva il gattino che presumeva insomma di prendere, insomma, di dare alla famiglia. Esatto. E in generale quanti gattini abbandonati ci sono ogni anno da aiutare? Parecchi. Noi come adozioni siamo arrivati sopra i 500, penso quest'anno avremmo raccolti più di 600. Più di 600, sì. Solo quest'anno? Sì, dopo se fai conto che purtroppo non tutti sopravvivono. Sì, perché malattie magari sono esatto. messi male. Sì. È importante il contributo che date, quindi aiutiamo tutti i volontari, se proprio non abbiamo possibilità di adottare un micetto, almeno diamo un contributo. E quindi a cosa serviranno questi fondi raccolti? Questi serviranno a comprare tante pappe per i miei micetti della colonia, ce ne sono parecchi, sono una ventina, sono di varietà, sono randaggi e si trovano lì tutti abbastanza selvatici, dunque impossibile da prelevare e dunque rimangono lì, però appunto vengono sempre assistiti, portato il cibo e nel caso avessero bisogno di essere curati si devono prendere e portati dal veterinario appunto in ogni caso. Sì, perché le volontarie oltre che dei gattini abbandonati di trovare famiglia si occupano anche delle colonie sparse in giro per il territorio e quindi di sterilizzare le gatte e i gatti delle colonie, di tenere sotto controllo il numero, di tenerli curati e far sì che insomma abbiano una vita più o meno dignitosa. Ecco, proprio lì abbiamo anche una della colonia
E Gloria Gloria. è una gattina con problemi neurologici, dovuta a raccogliere per forza perché con i suoi problemi non poteva restare in colonia. Sì. È arrivata selvaticissima, Adottata qua. dopo è diventata buona. Pian pianino è diventata buona, Sì, adesso ci ha avuto un po' di tempo. ha un po' di timore, però è buona, buonissima. Bene, grazie mille. Grazie mille a tutte le volontarie e grazie a voi Grazie che a avete voi. acquistato i calendari. Ce ne sono ancora una quindicina di copie per chi volesse acquistarlo per il 2021. E al prossimo video. Ciao amici gatti e amici gatte. Ciao. Bene cari amici gatti e amici gatte, io ho ancora una quindicina di calendari se volete ancora approfittare per acquistarlo per il 2021 e ringrazio ancora tutti quanti voi che l'avete acquistato, che avete contribuito con questo regalino a tutti quanti amici abbandonati e anche quest'anno verso aprile-maggio inizierò la raccolta foto di tutti quanti quelli che mi seguono nella community di Micio Gatto, vi annuncerò il tema del nuovo calendario e potrete contribuire anche voi inviando la foto del vostro gatto per essere presenti nel calendario di Micio Gatto del 2022 e quindi continuate a seguirmi che vi manderò gli aggiornamenti per il nuovo calendario. Grazie ancora a tutti e ciao amici gatti e amici gatte!